Oggi ragazzi un video molto interessante su come gestire l'intesa, i bonus allenatore, i booster. Mi raccomando ragazzi, seguite il video fino alla fine perché ci sarà durante il video un'evoluzione di passaggi da seguire attentamente per capire il corretto funzionamento. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Allora ragazzi, sì, come avete capito oggi parleremo di booster, bonus allenatore, potenziamenti vari. Prima di cominciare, come sempre vi ricordo dell'affiliazione di Gamivo e di Amazon. Amazon è una piattaforma che tutti conosciamo, non c'è bisogno di fare nulla se non appunto quello di premere sul link che trovate anche in descrizione per poter supportare il canale e fare da lì quindi i vostri acquisti. I prodotti andrete a pagare uguali, identici, entrando diciamo dall'app normale. Mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale troviamo prodotti appunto videoludici a dei prezzi veramente scontati. Inoltre nella copertina appunto del video potete vedere che avete diritto anche a un codice sconto, quindi molto interessante. Entriamo nel dunque invece ragazzi, perché oggi andremo a parlare di potenziamenti. Allora ragazzi, eccoci qui, questa è la nostra solita squadra dei video dell'altro giorno che ci stiamo divertendo parecchio a utilizzare la nostra Inter, anche se come sapete appunto io non tifo l'Inter però, e andremo a parlare appunto di come funziona questi valori. Vedete in alto a destra che c'è scritto forza complessiva, partiamo da lì. Che cos'è la forza complessiva ragazzi? La forza complessiva è quel valore numerico appunto che viene calcolato in automatico dal computer, non dobbiamo fare nulla, inserendo i giocatori in campo, quindi tutta la sfilza diciamo di overall dei giocatori, tutti i loro vari potenziamenti, booster, abilità e chi più ne ha più ne metta, determina alla fine quella forza complessiva. Quella forza complessiva però è data anche da un altro dato molto importante, dallo stile di gioco della nostra squadra, come in questo caso nel nostro caso appunto contropiede, e dallo stile dell'allenatore. Perché lo stile dell'allenatore è importante? Perché avete notato che se io modifico l'allenatore quella forza complessiva cambia, cioè ipotesi, adesso andiamo a mettere Klopp in sostanza, che lì lo chiamo in modo strano, io lo chiamo Klopp, comunque avete visto che è salito, guardate, da 3.45 3.045, ok, se io vado con Soucek diventa 2.947, quindi è diminuito. Perché è diminuito ragazzi? C'è un perché. Allora, come potete notare, lui ha su tutti gli stili di gioco 70, quindi un valore proprio base, senza nessuna affinità di allenamento. In sostanza quindi ci permette di utilizzare sì tutti gli stili di gioco, ok, ed è infatti molto utile magari per chi è nuovo poterli provare, però fondamentalmente non è forte in nessuno degli stili, ok? Quindi adesso ne andremo a lasciare lui come allenatore perché dobbiamo fare un discorsetto. Vedete ragazzi che i nostri giocatori hanno tutti, praticamente mantengono tutti lo stesso overall. Maicon, praticamente vi faccio vedere il Maicon base, perché poi parleremo anche di booster appunto, e mi sto appunto legando a lui proprio per questo. Allora il Maicon, diciamo così come l'ho maxato io, guardate la carta. La carta è la seguente, quindi dove ha ad esempio sul passaggio rasoterra e il passaggio alto 80 e 82, ok? Quindi il livello diciamo base dopo averlo maxato, benissimo, 80-82. Se noi adesso andiamo in campo e andiamo a vedere praticamente quella che è la sua carta, avrà comunque sempre 80 e 82 di passaggio rasoterra e passaggio alto. Dunque, io come faccio per aumentarlo? Perché vedo appunto alcuni di voi che mi chiedono ma come funziona? Io vedo che appunto maxo la carta a 90 ma poi mi arriva a 100, com'è possibile? Adesso appunto lo vediamo insieme. Quindi intanto il bonus diciamo dell'allenatore, quindi quei punti aggiuntivi che ci dà, li prendiamo praticamente solo se mettiamo un allenatore che abbia di più che abbia più alto il suo stile. Quindi ad esempio in questo caso abbiamo detto Soucek che è 70 e qui ci addentriamo sul passaggio numero 2 che vi dicevo, mettiamo Zittler, quindi il nostro amico Klopp, che
perché lo chiamano in maniera così strana, che ha, come potete vedere, contropiede veloce, che è il nostro stile che stiamo utilizzando, a 87 e non 70. Quindi vediamo che cosa succede. Ci premiamo, ok, l'abbiamo cambiato, guardate Maicon diventa 101 con, vi ricordate i parametri di prima, quindi 80 e 82 sono diventati già 82 e 84, quindi ha preso praticamente altri 2 punticini. Perché? Perché praticamente lo stile dell'allenatore superiore agli 85 fa sì che praticamente si prendano dei punti praticamente aggiuntivi. Quindi mi sono fatto infatti uno specchietto per spiegarvelo. Riceverà un bonus, un punto bonus diciamo, se l'allenatore ha un valore compreso fra i 70 e gli 80, mentre 2 punti se l'allenatore ha un valore compreso fra gli 80 e 85. E poi parleremo appunto dei booster. Quindi in sostanza ragazzi, in questo caso abbiamo preso 2 punti. Perché? Perché abbiamo impostato lo stile di gioco praticamente della nostra squadra su contropiede e l'allenatore su uno stile 87 come preponderante. Per chi non lo sapesse ragazzi, è fondamentale, lo dico soprattutto per i nuovi, impostare lo stesso stile allenatore con lo stesso stile squadra, perché altrimenti la squadra avrà una forza complessiva molto bassa. Cioè vi faccio vedere. Allora, supponiamo che io invece qui adesso utilizzi questo allenatore che sarebbe il buon Pep Guardiola, che ha possesso palla, ok? Io come stile squadra invece utilizzo il contropiede e guardate un po' qui, 2947, i giocatori ritornano praticamente alla forma base. Perché? Perché fondamentalmente non hanno nessun tipo di bonus, nessun tipo di agevolazione. Perché? Perché sono praticamente... è uno stile praticamente allenatore, è un allenatore che non va bene per questo stile. Mi stavo impappinando nel parlare. Se invece noi mettiamo appunto Zittler, il nostro Klopp, che ha come contropiede veloce 87 di valore, passiamo a 3045. Ma è proprio qui che adesso andremo a parlare di booster. Perché? Perché il booster dà ancora più punti praticamente a quella carta. Quindi cosa devo fare in partenza? Intanto devo andare, quindi mettere l'allenatore, in questo caso c'ho il contropiede, ok, poi stile di gioco squadra e imposto contropiede. Ragazzi, importantissimo, guardate qui ve lo fa anche vedere. Se io vado su contropiede mi dice contropiede veloce allenatore 87, benissimo. Se vado su possesso palla mi dice 65, quindi ragazzi è un valore troppo basso. La squadra si muoverà come praticamente che fossero senza stile, non dico proprio come senza stile, ma comunque senza un allenatore che li sappia guidare correttamente. Di conseguenza perdono di overall i giocatori e non si muoveranno comunque benissimo in campo, ve lo posso garantire. Perché? Perché è diverso mettere un allenatore che ha come stile ad esempio possesso palla e gioco di possesso palla rispetto a che mettere un allenatore che fa contropiede e noi giochiamo di possesso palla, no? E è un po' anche una cosa logica, cioè se ho un allenatore che fa possesso palla devo usare il possesso palla, per dire lo stesso discorso del contropiede, del contrattacco. Ogni allenatore, come potete vedere, ha uno stile preponderante, magari alcuni ne hanno anche un secondo, ad esempio lui ha vie laterali con 70, però comunque ragazzi l'overall dei vostri giocatori, se andate a mettergli le vie laterali, scende di parecchio, tanto che io vi dico non utilizzatelo per vie laterali chiaramente, ma magari soltanto, ecco, come istruzione secondaria della squadra magari ci mettete un vie laterali, un modulo per vie laterali da usare proprio solo in determinate occasioni della partita, ma chiaramente lo stile predominante, in modo tale che i vostri giocatori si muovano meglio e rendano poi meglio anche come overall e come parametri in generale, dovete metterci appunto il contropiede. Ma adesso ragazzi arriviamo alla magia. Siamo arrivati alla magia perché se io adesso faccio una cosa, no? Supponiamo, e qui intavoliamo il discorso booster. Vado a metterci Denà, ok.
il nostro amico, lui guardate cosa ci dice. Avete visto che si è aperta una pagina in più sulla destra dove ci dice booster velocità più 1? Benissimo, perché lui ha come contrattacco 85, quindi prende tutti i punti pieni dell'allenatore, come abbiamo visto prima, no? Che a differenza di chi ha 70 come stile danno 1-2 punti, e in questo caso ce ne daranno 4. C'ha contrattacco 85, quindi benissimo, c'ha diciamo un parametro abbastanza alto, perché tanto dicevo questi punti ce li danno oltre gli 85. E poi c'ha però anche booster velocità più 1. Quindi ragazzi andiamolo a mettere. Ok. Come potete vedere l'overall è sceso, perché ho messo un allenatore da contrattacco, ma io ho la squadra da contropiede, ma faccio così. Vado e modifico lo stile di gioco squadra e gli diamo contrattacco. Pronti alla magia? Eccola qui. Guardate l'overall a quanto è passato, ragazzi, e guardate l'overall di Maicon. E poi avete notato anche un'altra cosa, ragazzi? I giocatori, magicamente tutti i numeri dei giocatori diventano gialli e non più bianchi come prima. Perché? Perché quello è l'effetto praticamente del booster che l'allenatore dà su tutta la squadra. Quindi praticamente tutti i giocatori verranno, come vedete, migliorati nella velocità. Vedete tutti che hanno infatti il pallino verde su velocità? Perché? Perché tutti hanno preso un punticino in più sulla loro velocità. Ma guardate in particolare Maicon, che cosa gli è successo? Vi ricordate i parametri di prima? Siamo passati praticamente a 82-84, ma velocità, ragazzi, siamo arrivati a 100. Vi faccio rivedere, quindi rimpostiamo lui, rimettiamoli stile di gioco contropiede, ho sbagliato, e guardate qui, ok, quindi 99 come velocità. Vediamo adesso l'effetto del booster, che cosa gli fa. Quindi cambia allenatore. Contrattacco. Siamo passati, ragazzi, a 100. Ok? Quindi questo è l'effetto praticamente che dà il booster. Perché? Perché lui appunto ha questo tipo di agilità, questo è il suo booster che si attiva in automatico, non dobbiamo fare niente, ragazzi, semplicemente mettere in campo il giocatore seguendo questi passaggi. Perché? Perché in sostanza è una cosa che si attiva in automatico e il giocatore avrà chiaramente dei punti in più su quelli che sono i suoi parametri forti, in questo caso la velocità e l'accelerazione. Quindi ragazzi è molto semplice. La cosa importante da fare qual è? Quella di mettere in campo un allenatore predominante. Sto usando adesso ad esempio sto usando Denag, ok, quindi contrattacco, e metterci come stile di gioco squadra contrattacco, e in automatico, ragazzi, questo trucchetto sarà realtà. Questa magia diventerà realtà. Diciamo che l'unica cosa che non succede se io ad esempio non ho un allenatore booster, come avveniva gli anni passati, io praticamente avrò il giocatore, e ve lo faccio rivedere per l'ennesima volta, avrò il giocatore che perderà qualcosina di diciamo di velocità in questo caso, perché prima arrivava appunto a 101 e dava quindi quegli altri due punticini in più. Adesso invece rimarrà a 99, però comunque è un giocatore discreto. Intanto comunque prende i punti allenatore, infatti come avete visto 82-84 ce li ha lo stesso come praticamente passaggio rasoterra e passaggio alto ad esempio, e succederà il procedimento andando appunto a ritroso, la stessa identica cosa. Quindi se io vado a mettere di nuovo Soucek, perché il giocatore scenderà nuovamente di overall, ritornerà a 97
di velocità, però guardate il passaggio, diventerà 80 e 82. Quindi ragazzi, questo è il discorso. Io adesso me lo reimposto, però come stavo giocando, perché è così che vedete 99, 81, e invece ve lo faccio rivedere perché non è stato attento. (97,79). È sceso ragazzi, è sceso. Eccolo qui. E anche il passaggio. Ok ragazzi, quindi niente, questo è tutto. Io spero di esservi stato utile, vi ho spiegato questo perché comunque è un argomento sulla quale alcuni di voi mi hanno fatto delle domande, e poi anche in collegamento sostanzialmente al video precedente, dove appunto parlavamo di come impostare correttamente una formazione su misura, e quindi questo mi sembrava corretto farlo perché comunque è un video approfondimento dove alla fine possiamo, in base, avete visto, a 2 o 3 piccole dritte, impostare una squadra oltre che fatta per noi appunto su misura, anche proprio come impostarla per farla rendere al meglio con le caratteristiche stesse dei giocatori, quindi attivando quelle che sono le loro carte magari che abbiamo, no, a disposizione. Per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio, un saluto a tutti dal vostro Luca Taran, ciao!